Lui è il Samsung Galaxy Watch 4 e credetemi, gli sarebbe bastato poco così per poter diventare il miglior smartwatch Android sul mercato. Ciao ragazzi e bentornati qui sul mio canale, io sono Michele e nell'ultimo mese ho testato a fondo questo Samsung Galaxy Watch 4, l'ultimo smartwatch top di gamma della casa coreana. Io sono un appassionato di smartwatch, ne ho provati di tutti i tipi, al momento utilizzo un Huawei Watch GT 2 Pro e ne sono super soddisfatto, ma ho voluto testare comunque questo dispositivo che almeno sulla carta è fenomenale. Però c'è un piccolo problema, essendo lui il dispositivo di punta di Samsung per quanto riguarda gli orologi smart indossabili, beh, è stato già recensito e strarecensito, esiste questo termine, non lo so, vabbè, cerchiamolo poi sul dizionario, da centinaia di youtuber solo qui in Italia, quindi ormai ne conoscerete già vita, morte e miracoli. Quindi io che ci sto a fare qua? Beh, data la sua importanza ho voluto testarlo a fondo per quasi un mese, non mi sono buttato subito nella recensione dopo poche ore, ma ho cercato di capire al meglio delle mie possibilità quali fossero i suoi reali pregi e difetti. Quindi quella che state guardando ora non è una recensione, non vi spulcerò tutte le specifiche tecniche di questo dispositivo, vi invito a guardarvi la sua scheda tecnica su Amazon o sul sito di Samsung o sulle mille recensioni che trovate qui solo su YouTube Italia, ma vi dirò cosa ne penso schiettamente e senza peli sulla lingua. Parliamoci chiaramente, il Samsung Galaxy Watch 4 è uno smartwatch straordinario sotto tanti punti di vista. Non solo per quanto riguarda la sua reattività, fluidità, è davvero un piacere poterlo utilizzare. Io ho acquistato la versione da 46 mm Classic con la sua ghiera fisica per muoversi tra i vari menu che io trovo tanta roba, in quanto mi permette di non sporcare il display con ditate. Avere questa ghiera per muoversi nell'interfaccia, nel menu, nelle varie impostazioni è molto comodo. Attenzione però perché la ghiera fisica è presente unicamente con la versione Classic ad un prezzo di circa 400 euro. La versione standard invece, che definirei più una versione sportiva, parte dai 250 euro. Ha una cassa più piccola, da 40 mm se non vado errato, e da qualche particolare estetico un po' meno pregiato, ma comunque è sempre di grande qualità. Per l'appunto, parlando di estetica, troviamo il primo dei tre principali difetti che ho riscontrato su questo dispositivo, ovvero il cinturino. È vero che qui troviamo un cinturino intercambiabile da 20 mm, ma sulla versione Classic mi sarei aspettato di ritrovarmi un cinturino dal design più classico, appunto in maglia ad esempio, in metallo. Invece troviamo il cinturino in silicone esattamente come la versione standard / sportiva, che ok, è figo, è carino da utilizzare per sport, però si sporca davvero troppo facilmente, almeno questa versione con cinturino bianco. Le watch face sono completamente personalizzabili, ne trovate tantissime sullo store dedicato, alcune gratis, molte altre a pagamento. Comunque sia, c'è l'imbarazzo della scelta. Io ho selezionato questa che ha un design un po' più classico. Abbiamo due tasti fisici, quello in alto richiama la schermata principale e quello in basso invece, se tenuto premuto, richiama Samsung Pay per pagare tramite NFC utilizzando solo il nostro smartwatch, molto comodo. Le funzionalità smart di questo dispositivo grazie a Wear OS sono tantissime, passiamo dal semplice tracking sportivo, c'è davvero tanta roba da poter tracciare, il monitoraggio della nostra massa grassa, massa muscolare, la qualità del sonno con la possibilità di poter registrare il nostro russare per poterlo risentire il giorno dopo, una chicca davvero niente male, passando poi per il meteo, il calendario, la pressione arteriosa l'ECG su cui arriveremo dopo, il cardiofrequenzimetro abbastanza preciso devo dire, nulla da dire sotto questo aspetto, l'indicatore di stress, i fusi orari e anche qualche altra cosina. Molto comodo per l'appunto il monitoraggio dell'ossigenazione dell'ossigeno nel sangue anche a riposo. Questa è una funzionalità che va ad integrare il monitoraggio della qualità del sonno e anche quella dell'ossigeno nel sangue, in quanto è importante conoscere non solo le ore passate sul cuscino e numeri di risvegli dal sonno profondo, ma anche la qualità della funzionalità polmonare durante il riposo, che può variare per tantissimi motivi.
dispositivi. Io ovviamente non sono un medico, ma le informazioni fornite da questo smartwatch sono molto utili per poter monitorare il proprio stato di salute e andare poi ad approfondire questi dati con un professionista vero. Essendo uno smartwatch vero e proprio, non manca la possibilità di rispondere a qualsiasi tipo di notifica. Abbiamo a bordo il Bluetooth, il Wi-Fi che non ha un grandissimo range, questo è da dire, il GPS integrato che vi sconsiglio di tenere sempre attivo e tante altre funzionalità. Anche nel menu possiamo muoverci utilizzando la rotella, la ghiera fisica e c'è anche un mini Play Store con le applicazioni ottimizzate per questo dispositivo. A bordo troviamo 1.5 GB di RAM più 16 GB di memoria storage. E ora arriviamo al secondo grande difetto del Samsung Galaxy Watch 4, ovvero l'autonomia. Lo avrete capito, lui è uno smartwatch a tutti gli effetti, in grado di rimpiazzare completamente il nostro smartphone, in particolar modo se andiamo ad acquistare la versione con eSIM. Ma forse è proprio questo il suo più grande problema, in quanto le sue tante funzionalità smart si ripercuotono negativamente sull'autonomia della batteria integrata. Se voi utilizzate questo smartwatch con tutte le sue caratteristiche più importanti attive, quindi parliamo di connettività telefonica, wifi, GPS, always on display, la batteria di questo smartwatch arriva a stento a fine giornata, nonostante nell'ultimo mese siano stati rilasciati vari aggiornamenti di ottimizzazione che però non hanno migliorato più di tanto la situazione. Se invece utilizzate questo smartwatch come fosse uno sportwatch, quindi ci guardate l'orario ogni tanto, qualche volta attivate il GPS, ma non più di tanto, beh, l'autonomia può arrivare tra i 2 massimo 3 giorni di utilizzo, che non è tantissimo purtroppo. Ok, è vero, lui si ricarica in pochissimo tempo, abbiamo una base di ricarica, magnetica, molto comoda, non abbiamo dei contatti che vanno ad ossidarsi, a sporcarsi con il nostro sudore, no, è comodissima la ricarica, ma dover ricaricare una volta al giorno, almeno per me che sono abituato a uno smartwatch come il GT2 Pro di Huawei che ricarico una volta ogni 2-3 settimane, non è il massimo. E già che ci siamo, arriviamo al terzo e ultimo grande difetto del Samsung Galaxy Watch 4, ovvero Samsung. Ora vi spiego bene. Questo smartwatch ha tante caratteristiche super interessanti che lo contraddistinguono da altri dispositivi simili. Parliamo dell'elettrocardiogramma molto preciso, della misurazione della pressione sanguigna e tante altre cosine molto utili per monitorare il nostro stato di salute, ma il problema principale è che tutte le funzionalità che vi ho appena illustrato sono accessibili abbinando a questo smartwatch unicamente uno smartphone Samsung. E questa scelta di Samsung a mio parere limita tantissimo le possibilità di questo smartwatch. Non stiamo parlando di Apple, che ha il suo ecosistema all'Apple Watch compatibile con l'iPhone per accedere a tutte le funzionalità principali, ma stiamo parlando di un dispositivo Android con Wear OS, perdonate la mia pronuncia, che dovrebbe funzionare al meglio con tutti i dispositivi Android. Invece in questo caso Samsung ci limita, obbligandoci, in caso volessimo utilizzare a pieno delle sue potenzialità questo smartwatch, ad acquistare anche uno smartphone dello stesso marchio. E questa scelta, sarò sincero, mi ha lasciato spiazzato, molto deluso. In conclusione ragazzi, il Samsung Galaxy Watch 4 è uno smartwatch che consiglierei a tutti gli appassionati di smartwatch che cercano qualcosa da mettere al proprio polso, capace di fare tutto, un po' come fosse uno smartphone, però in miniatura, ma unicamente se muniti anche di uno smartphone Samsung, perché in caso contrario dovreste rinunciare a tante sue caratteristiche importanti e a questo punto non so quanto possa valerne la pena. Il prezzo c'è da dire che è già sceso particolarmente dal giorno del lancio, vi lascio un po' di link e coupon qui sotto in descrizione video nel mio canale Telegram ufficiale Tech Steel, link anch'esso qui sotto in descrizione video, entrateci. Ma in caso stiate cercando qualcosa di un po' meno smart, con più autonomia e maggiormente incentrato sul trekking sportivo, magari anche con GPS integrato, beh, in quest'ultimo caso vi consiglio il Huawei Watch GT2 Pro che io utilizzo da oltre un anno, lo trovo superiore anche all'ultimo Huawei Watch 3 e secondo me è uno dei migliori smartwatch in commercio per chi vuole uno sportwatch. Invece come smartwatch vero e proprio il Samsung è tanta roba, a patto, lo ripeto l'ultima volta, di
possedere anche uno smartphone Samsung. Uno smartwatch davvero eccellente, quindi limitato purtroppo da alcune scelte della casa madre, secondo me un po' avventate e abbastanza discutibili. Ora però ragazzi voglio sapere voi cosa ne pensate del Samsung Galaxy Watch 4. Trovate un dispositivo interessante oppure proprio non riuscite a superare le limitazioni imposte da Samsung e i suoi piccoli ma anche grandi difetti? Beh, fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto, parliamone insieme e in caso di domande non esitate nel chiedere. Io sono come sempre a vostra totale disposizione e se questo video vi è piaciuto almeno un pochino così e volete supportarmi, sta traballando tutto, beh potete farlo molto semplicemente con un like, un commento, una condivisione, iscrivetevi a questo canale se non l'avete già fatto e attivate la campanellina per non perdervi le notifiche dei miei nuovi prossimi video. E direi che questo è davvero tutto, io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted2Tech. Alla prossima, ciao belli!